Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Terminata la giornata di Europa League che sancisce il quinto posto nel campionato di Serie A. Per il campionato di Serie A in vista Champions porteremo 5 squadre appunto in Europa l'anno prossimo. Non sto facendo il video per dirvi abbiamo raggiunto il quinto posto, la quinta squadra, il Napoli se la può giocare. Il Napoli al momento non si può giocare un bel niente, quindi è solo un dato di fatto che la quinta va in Champions League. Ci sono le quotazioni di Pioli che cominciano a salire anche in base al risultato dell'Europa League. Ne parliamo in questo video. 4 difensori che il Napoli sta sondando per l'eventuale campionato prossimo. Ne parliamo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Per chi è nuovo e passa per la prima volta e vuole iscriversi al canale, attivate anche la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti a livello cronologico di caricamento. Detto questo, prima di cominciare, come sempre, Telecronache Napoli, ragazzi, è il nuovo canale di Mauro perché come ho detto nell'ultimo caricamento e l'ultimo video, il canale di Mauro è stato chiuso per motivi di copyright, quello di Mana TV 1926. Questo è il nuovo canale. Per chi è nuovo e passa per la prima volta sotto questo video e vuole andare a dare un occhio, si iscriva al canale di Mauro. E per chi è in comune, perché ci sono iscritti che abbiamo anche in comune, spostatevi su questo canale Telecronache Napoli perché quell'altro là, anche se lo vedete è chiaro su YouTube e potete andare a vedere i video di Mauro dalla settimana scorsa o da 10 giorni fa, non si può usare più per caricare ulteriori contenuti, quindi è bloccato. Trovate Telecronache Napoli su YouTube, motore di ricerca, e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche. È un piacere che vi chiedo perché ovviamente la situazione, diciamo, mentale un tantino di quando ti chiudono un canale non è una cosa tanto bella, quindi un po' di supporto che vi chiedo per andare ad iscrivervi al canale di Mauro. Detto questo, la situazione Pioli, cosa cambia in base alla, all'eliminazione del Milan dell'Europa League? Il Milan puntava fortissimo su questa Europa League da quando sono comunque scesi dalla Champions, l'Europa League ci tentiamo, è un trofeo che possiamo portare a casa, possiamo arrivare fino in fondo, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente c'è il comunicato della curva sud del Milan che invita all'esonero. Detto questo, a me non piace questa poca vulnerabilità mediatica che ci può essere in una società, ovvero l'induzione all'esonero dell'allenatore da parte delle curve e da parte anche della stampa. Quindi significa che nel caso dovesse succedere, comunque se è una società un tantino vulnerabile da quel punto di vista, comunque le quotazioni di Pioli possono salire per quanto riguarda questo Toto allenatori sulla panchina del Napoli. Diciamo che non mi fa né caldo né freddo nel caso dovesse essere Pioli l'allenatore, perché se guardiamo un tantino nel dettaglio le formazioni del Milan, ciò che ha avuto a disposizione Pioli, come ha giocato, risultati ottenuti e alla fine tirare le somme di stagione in stagione, non nella stagione dello scudetto, hai vinto lo scudetto in quell'anno, ma non è stato lo scudetto che ha vinto il Napoli o sta vincendo l'Inter e vincerà l'Inter per come diciamo si è capitalizzato, però l'asticella a livello di risultati resta comunque discretamente alta secondo me e non voglio bocciare nessuno, ma vedremo poi chi sarà e chi potrà essere la nuova guida del nostro Napoli. 4 difensori sondati dal Napoli, ovvero buongiorno che lo sapevamo, e buonasera aggiungerei io, buongiorno del Torino, Scalvini dell'Atalanta, Todibo del Nizza o Todibo del Nizza e Ancico del Feyenoord, del quale si parla tantissimo e se ne parla non solo da ieri. Buongiorno, Scalvini, Ancico sarebbero grandi scelte. Forse Todibo dovrebbe avere comunque quel tantino di forse di tempo per ambientarsi, o forse in un campionato
un tantino diverso quello francese, vedo l'olandese, se dobbiamo scegliere tra difensori che non appartengono al campionato italiano, vedo l'olandese un tantino favorito per caratteristiche e per, diciamo, adeguamento, ecco, al cambio di casacca. Poi diciamo, la mia considerazione lascia il tempo che trova a finire che il Napoli prende il Todibo di turno e Todibo diventa il nuovo Koulibaly, però siamo qui ad analizzare la situazione e vi dico il mio pensiero personale. Dobbiamo assolutamente però eh, mettere un tantino di nero su bianco anche in via ufficiosa, perché più andiamo avanti, più la portiamo ad oltranza questa tiritera, più arriveremo a ridosso della fine del campionato e arriveranno le tante squadre che non ci pensano due volte, posano i cash sul tavolo e si accaparrano comunque giocatori di un certo livello. Dobbiamo lavorare da questo punto di vista pensando assolutamente al Napoli dell'anno prossimo e ovviamente partendo dalla panchina e nell'avere chiaro chi arriva, perché prima sia chiaro chi arriva e appunto diventa l'allenatore del Napoli e meglio si fanno i passi per quanto riguarda il calciomercato, caratteristiche dei calciatori da andare a sondare e al limite comprare in base all'idea di gioco, a come si vuole esprimere il nuovo allenatore del Napoli, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, secondo me, al di là di tutti i nomi di mercato e calciatori che andrai a prendere, viene prima la lungimiranza tecnico-tattica per quanto riguarda chi si siede sulla panchina. Credo che sia una cosa normale e forse anche un tantino ovvia, ma a quanto pare non solo il Napoli ci si affida a volte, io prendo i calciatori, poi i calciatori si possono adeguare, i calciatori possono giocare sia da centrali e sia da centrocampisti difensivi, quello può fare la mezzala e quell'altro può fare il trequartista o la prima punta. Servono calciatori che nel loro ruolo unico e non jolly che possono fare la mezzala, il trequartista, l'esterno, il centrocampista, no, servono calciatori che sanno fare il proprio mestiere nel proprio ruolo, senza andare ad adattare, metto questo là lo adatto, questo può darsi che rende bene e ha fatto tre presenze come centrale di difesa, al limite lo compriamo, tanto ci può sempre servire e lo schieriamo nella linea di difesa, ma è molto meglio prendere calciatori che sanno fare quella cosa in quel ruolo e la sanno fare molto bene senza andargli a confondere le idee a livello tattico. E poi io sono sempre dell'opinione che va bene Buongiorno, va bene Scalvini, va bene Todibo, come si legge, va bene Ancico, ma in una squadra che vuole fare un grande cammino e vorrebbe restare lì a rompere le scatole tra le 20 d'Europa anche nel futuro, secondo me il Napoli deve cambiare per forza un tantino, diciamo, il calciomercato per quanto riguarda l'acquisto di qualche senatore. Per qualche senatore io intendo anche calciatori 27, 28, 29 anni, 30 anni, con un ingaggio che ovviamente gli devi proporre assolutamente intorno ai 4 milioni, altrimenti il range diventa quasi nullo, con esperienza europea, calciatori che possano nello spogliatoio essere da esempio per chi arriva. Io sono d'accordo nell'andare, come ha fatto sempre il Napoli, nell'andare in questa fascia d'età un po' più bassa, la scommessa la vinci, calciatori comunque di prospettiva forti, la vinci e va bene così. Ma in annate dove non hai 2-3 calciatori, diciamo, cardine dello spogliatoio ai quali anche i compagni possono rapportarsi e diciamo prendere esempio, spunto, consigli, eccetera, sarebbe cosa buona e giusta, anzi sarebbe da fare, perché la mia opinione è che se vuoi fare uno step up o un passo avanti, ecco, per quanto riguarda l'essere una società di un certo livello, 2-3 calciatori del genere
servirebbero e come per competizioni europee, per un campionato che è lungo e quando cala un tantino l'attenzione hai comunque il compagno esperto che può darti qualche dritta, rimetterti in sesto a livello mentale. Serve la figura tra spogliatoio e società. Ieri guardavo una diretta dove c'era Gennaro Iezzo e Iezzo vedrebbe molto bene Grava in quel ruolo al limite affiancato anche da Edo De Laurentiis, ma serve uno che ha calcato i campi e sa perfettamente cosa significa mettersi in condizioni del genere, ovvero partite spigolose, un cammino in campionato che al limite può un attimo avere uno scossone e devi rimetterti in sesto a livello mentale. Si parlava di Hamsik che potrebbe farlo assolutamente, sono anche io d'accordissimo, ma vedremo il Napoli se interverrà da questo punto di vista o sarà prettamente ancora Edo e forse il direttore sportivo ad avere questo ruolo che poi non viene svolto secondo me come si deve, per il semplice fatto, non per l'incompetenza né di Edo né di Giuntoli né di, che ne so, di Bigon né del direttore sportivo né di Manna eccetera, ma viene prettamente dal fatto che devi aver calcato comunque il campo in primis e devi sapere perfettamente cosa significa indossare la maglia azzurra, e visto che Grava o lo stesso Hamsik hanno la maglia azzurra come seconda pelle da sempre, sarebbe cosa buona e giusta. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!